C'è un tema di mindset, quindi di mentalità da parte dell'azienda, e c'è un tema di agilità. Agilità dal punto di vista sia di mentalità, chiaramente, ma anche di infrastruttura tecnologica che viene utilizzata. Oggi le keyword, come dicevamo, sono social commerce, omnicanalità, intelligenza artificiale. Non interessa al consumatore se abbiamo un CRM del 98 che deve parlare con un gestionale dell'88 utilizzato da personale del 58. Okay? Ciao ragazzi e benvenuti, siamo qua con Paolo Picazio che è Country Manager di Shopify per l'Italia. Ciao Ciao Paolo. Emilio, ciao Emilio, buongiorno a tutti. Senti Paolo, so che Shopify quest'anno è stato sponsor di una ricerca molto importante del consorzio Netcom sulle abitudini e sulle tendenze degli acquisti online per tutti i consumatori italiani. Alla luce di tutto questo, quali sono secondo te le sfide, le tendenze che i merchant avranno in questo momento, che invece hanno in questo momento e avranno nel prossimo anno? Grazie Emilio per la domanda, insomma grazie per essere qui, è un enorme piacere. Come dicevi, Net Retail si focalizza proprio sull'aspetto dei consumatori, quindi come stanno cambiando le tendenze dei consumatori. Oggi chiaramente questo è anche un qualcosa che si percepisce nell'area al Netcom Forum dove siamo oggi. Ci sono diverse parole chiave, forse le parole chiave più sentite sono omnicanalità, che già si sente da tanti anni, e social commerce, che è anche qualcosa che rientra, che sta rientrando sempre un po' in quelle che sono le analisi, in quelle che sono le cose, insomma le strategie su cui i merchant devono focalizzarsi, le aziende italiane devono focalizzarsi. Magari dopo parleremo un po' di queste due, però secondo me, a prescindere da quale sia oggi la sfida, da quale sia oggi il trend, la cosa fondamentale sono due. C'è un tema di mindset, quindi di mentalità da parte dell'azienda, e c'è un tema di agilità. Agilità dal punto di vista sia di mentalità, chiaramente, ma anche di infrastruttura tecnologica che viene utilizzata. L'anno scorso si parlava tanto e se ne parla anche ora oggi, di NFT, di metaverso. Oggi le keyword, come dicevamo, sono social commerce, omnicanalità, intelligenza artificiale. Chissà di cosa parleremo domani. Senti, ma quindi agilità inteso sia come mindset sia come possibilità poi reale di ottenere questa agilità grazie agli strumenti. Allora, guarda, ti cito uno dei miei punti di riferimento, una delle mie stelle polari che è Gianluca Diegoli, che molti conoscono, sicuramente molti conoscono qui. Salutiamolo, ciao Gianluca. Quando Gianluca nella sua newsletter, molto popolare per chi mastica marketing digitale, quando parla di omnicanalità lui fa un paio di bullet point e dice un touch point è un touch point, il vostro brand è il vostro brand a prescindere da dove sia, se sia su un cellulare, su un desktop, su un negozio fisico. Il consumatore vuole essere riconosciuto in tutti questi touch point, quindi vuole che l'azienda sappia esattamente quali sono i suoi gusti, le sue preferenze, sia che questo consumatore si connetta online, sia che frequenti il negozio fisicamente, e soprattutto, la cosa che mi ha fatto un po' più sorridere, al consumatore non interessa minimamente di quelli che possono essere i nostri silos fortezze, no? Non interessa assolutamente i nostri limiti tecnologici. Certo. Non interessa al consumatore se abbiamo un CRM del 98 che deve parlare con un gestionale dell'88 utilizzato da personale del 58. Okay? Questa è stupenda, però Questo è è un problema quanto è nostro, vera. questo è un quanto problema, vera. no, Sì, un problema sì. nostro, un problema delle aziende. Sì, sì. E la soluzione sta proprio nel cercare sempre, al di là di formare le persone, nel cercare quelle tecnologie, quelle soluzioni che riescano ad adattarsi a questi cambiamenti. Sì. Senti Paolo, ma nell'omnicanalità uno dei punti chiave è anche quello della personalizzazione, cioè noi diciamo che vogliamo uno shopping che riconosce il cliente, che gli dà un consiglio dedicato, eccetera, eccetera, e chiaramente una sfida è portarlo su tutti i canali in maniera uniforme, quindi diciamo anche ad offrire gli stessi servizi, no? Certo. Come non so, un reso di una cosa online, però Nel negozio. fatta in negozio. Nel negozio, perché se tu pensi a come è poco performante o anche sgradevole e spiacevole per un consumatore che magari compra il nostro prodotto online non essere in grado di consegnarlo in negozio, tu pensa che compri un paio di scarpe dal brand X,
poi lo vuoi cambiare, vuoi fare un reso, entri nel negozio fisico dello stesso brand e ti dicono no, ma questo l'hai comprato online, quindi... Come dire, anche tante volte, come dire, tu sei uno che vuole spendere poco perché qua costava un po' di più, l'hai comprato online, allora Sì, via. perché poi in alcune aziende ancora i canali sono in competenza fra loro, capito? Quindi sicuramente e questo è un tema più di leadership aziendale, più di management di alto livello, che devono mettere in condizioni i diversi canali di non competere fra di loro. Perché tutto quello che io investo online ha un ritorno, per farti un esempio, ha un ritorno sull'investimento che non deve essere calcolato solo con online, ma deve essere calcolato in maniera olistica. Ti faccio anche un altro esempio per capire come poi l'offline impatta sull'online. Abbiamo tanti merchant di Shopify che sono nati come nativi digitali, come digital native, adesso stanno iniziando a aprire anche negozi fisici. Sì, questa è la tendenza opposta Okay. che abbiamo visto ed è stupenda. Quindi Cioè, retail l'online non è passa su esatto. offline. A me quando mi dicono retail, il negozio fisico, no, assolutamente, va ripensato. Va ripensato perché non solo ci sono i negozi tradizionali che ci sono sempre stati e che ci continueranno ad essere, ma anche quelle aziende che nascono come digital only, la loro aspirazione e non è solamente un vezzo perché è carina avere il negozio fisico, è quella di aprire proprio un punto vendita. Perché? Perché hanno notato, allora innanzitutto perché hanno dei dati in pancia che gli permettono di capire esattamente dove aprire il punto aprire quel vendita, punto vendita. e il punto vendita gli serve anche per acquisire dei dati in più che non avrebbero Il online. punto vendita, siccome hanno un'infrastruttura agile, un mindset di un certo livello, gli permette, come dicevi tu, di acquisire dati, quindi il commesso nel negozio, la commessa non è solamente una persona che batte dei numeri alla cassa, ma è una persona che rappresenta l'azienda e che come tale riesce anche in grado, se l'azienda gli dà degli strumenti adeguati, a raccogliere il dato che è qualcosa che ha reso insomma altamente performante l'online. Allora il tema è che quello che molti merchant Shopify hanno notato è che quando aprono un negozio fisico, al di là di questi vantaggi, notano anche un uplift, una crescita enorme del traffico e degli acquisti online da parte delle persone che vivono attorno a quel negozio. Quindi è importantissimo. Quindi anche il ritorno sull'investimento di quel canone di affitto, di quelle spese del negozio fisico, non va solamente calcolato sulla base del fatturato del negozio. Sì, ma di quello che lui fa. Quindi in sostanza questa è proprio la dimostrazione delle dinamiche omnicanale che ci sono già comunque e io devo sfruttarle. Quindi sostanzialmente, certo, la presenza fisica ha un senso in funzione della totalità dell'azienda, compresa la vendita online, e questo è sicuramente una sfida enorme per le aziende che lavorano per compartimenti stagni, e non che ne facciamo una colpa, nel senso che è normale, noi veniamo da magari queste aziende vengono da una lunga e onorevole attività che gli ha comunque generato dei compartimenti stagni, volenti o nolenti, e oggi si trovano di fronte al problema di riuscire a incastrare le cose. Certo. E quindi però effettivamente l'unico modo per risolvere, per andare avanti bene e gestire questo mercato in evoluzione è quello di essere agili, quindi come tu ci dicevi, se ho ben capito e riassumo, il mindset e gli strumenti, grazie a questo io posso sfruttare l'omnicanalità nella sua totalità e ad esempio dare un senso al negozio fisico. Esattamente, agilità da un punto di vista di approccio manageriale e agilità anche dal punto di vista di infrastruttura tecnologica che viene scelta. Senti, un altro tema è quello del social commerce. Vuoi raccontarci qual è la tua visione? Secondo te quali sono le sfide in questo senso? Allora, anche Net Retail mette in evidenza come i social, ma diciamo qualsiasi ricerca che oggi noi andiamo a prendere, a pescare con percentuali diverse, ma tutte quante sono d'accordo nel dire che i social oggi hanno un impatto enorme nella parte in qualsiasi parte del funnel di acquisizione e di retention. Quindi chiaramente sono dei touch point essenziali per chi oggi vende e per chi oggi acquista online. Allora, social commerce, anche qui, ogni social è diverso. Ogni social richiede delle strategie diverse da applicare. Instagram non è TikTok, che non è Facebook, che non è Snapchat. Ogni social poi ha del market share diverso a seconda del paese. Un social che magari, a parte chiaramente quelli enormi, quelli globali, però ci sono dei social che sono presenti solo in alcuni paesi, alcuni che magari sono presenti anche qui, che hanno un impatto piccolo in termini di utenza, ma che magari in un paese limitrofo hanno invece una grandissima rilevanza. Quindi chiaramente avere una chiara visibilità di quello che succede nei mercati in cui si opera, ma anche avere gli strumenti
di infrastruttura agile per integrarsi perfettamente con queste piattaforme. Spesso vediamo aziende che si bloccano nella parte di investimenti sui social perché magari non riescono a fare cose che dovrebbero essere banali, come mettere un pixel sul sito, collegarsi API con il social. Queste sono cose che dovrebbero essere delle commodity oggi, Sì, che se si scelgono. che le sfide sono altre. La sfida è capire come poi quello strumento funziona, però oggi il blocco per tanti è ancora non riuscire a collegarsi, a far dialogare per bene anzi gli X mondi, da un lato la nostra azienda, dall'altra parte il Ma social. è vero, però non mi sento di fare una colpa all'imprenditore per questa difficoltà, perché comunque l'imprenditore italiano ha degli assi della manica, per esempio sul prodotto, su come ha creato una realtà che sono veramente importanti, no? E infatti quello su cui l'imprenditore, su cui gli operatori come noi, come Shopify, devono concentrarsi è nel semplificare queste cose. Noi non vogliamo che le aziende, che sono magari delle eccellenze nei loro settori, che possono essere appunto il fashion, il design, diventino anche degli esperti tecnologici. Non è il loro lavoro, noi non vogliamo che un grandissimo designer famoso in tutto il mondo diventi anche un'azienda tecnologica. Okay, quello è il nostro lavoro, quindi aziende come la nostra e partner come quelli che rappresenti tu, come quelli rappresentati dall'ecosistema di Shopify, hanno proprio questo dovere, questo obbligo di semplificare queste cose, di portare innovazione all'interno di queste aziende in modo tale che queste aziende possano continuare a concentrarsi su quello che sanno fare meglio, che è creare un prodotto che è un'eccellenza. Certo, perché le eccellenze italiane comunque sono veramente tante, paragonate con i prodotti mondiali. È vero, molte aziende mondiali sono particolarmente savvy dal punto di vista tecnologico e magari di marketing, però il prodotto italiano è veramente forte come asset aziendale, è una caratteristica del nostro paese. Quindi in realtà i low hanging fruits cosiddetti ci sono e effettivamente sì, anch'io credo molto nello strumento che comunque ti risolve tanti problemi e ti permette poi di concentrarti su quello che è la sfida vera, no, della tua realtà aziendale. Grazie mille Grazie a te, Emilio. per tutte queste informazioni, per la tua visione, che comunque è una visione dall'alto, no, di tutto il panorama e-commerce italiano, di cui Shopify ormai è una percentuale come soluzione molto grande e quindi cioè veramente importante, quindi vede bene tutto quello che avviene sia dalla parte del grande brand che dalla parte della PMI. Allora ragazzi, andate a vedervi la ricerca Net Retail 2023. Net Retail, dovete cercare sul sito del consorzio Netcom. Grazie ancora a Paolo Picazio, Country Manager di Shopify Italia, e a presto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.